puntate precedenti. Don Matteo. Sono Ragnar Lothbrok. Questo lo so. Ma sai anche che voglio sfidarti? Il tuo Pikachu contro... Charizard! Tuono Pugno. Ave Maria. Salite, ora! È iniziato tutto 4 mesi fa. La tempesta ha iniziato a crescere a dismisura, distruggendo ogni cosa. Intere città a sud. È apparsa perfino nei cieli. Io da sola non posso vincere, ma insieme ad altri, forse sì. Che cosa intendi? Ci sono delle voci, su alcuni, che riescono a resistere alla tempesta. Se è vero... Noi possiamo trovarli, possiamo provare ad unirli ed avere una chance. C'è qualcuno? Non c'è nessuno. Qui c'è qualcosa che non va. Io resto qui. Cosa? Ho il potere di rallentare la tempesta, quanto basta per farvi mettere in salvo e continuare la nostra missione. Questa è la mia parte. Andate! Senti, che cosa facciamo adesso? Siamo arrivati qui soltanto grazie a lei. Lei ha avuto fiducia in te, perché anche tu potessi averne. Stiamo perdendo tempo. Dobbiamo viaggiare e trovare gli altri e continuare la sua missione. Dobbiamo trovare tutti e vincere.
E anche la curva 13 è andata. Per ora nessuna spiacevole esplosione. Ricordiamo che qui al circuito spaziale seguiamo un'attenta politica green di riciclo. Eventuali rottami e detriti verranno riciclati in carta per uso domestico ed igienico di alta qualità. Colgo l'occasione per ringraziare lo sponsor di oggi, Kulomar. Una carta igienica è per sempre. Bene, tornando a noi, per chi si fosse collegato soltanto adesso, Good Morning Storyland! Qui la gara sta entrando nel vivo! Siete pronti ad appassionarvi a questo travolgente finale? Soltanto pochi minuti e avremo il vincitore di questa corsa di cui non sapevate di aver bisogno. Diamo un'altra occhiata agli sfidanti del giorno. In arrivo da una galassia lontana lontana, dopo aver fatto il pieno di forza, abbiamo il Jedi più sexy di sempre, Obi-Wan Kenobi. A seguire la navetta spaziale della Planet Express, pilotata dal capitano Turanga Leela. E infine, nessuno ha capito perché, direttamente da Springfield, Homer Simpson. Forza Homer! Obi-Wan è in testa mentre Leela è all'inseguimento. Occhio a quell'occhio! Ciambelle. Ah, maledetti cartoni animati. Sì, sto facendo dei danni. Oh, sorpasso netto! Obi-Wan resta indietro e Homer e Leela lottano per il primo posto. Matt Groening si sta eccitando. Adesso attenzione, in arrivo il pericoloso e difficile tunnel nella roccia. È chiaro a tutti che sono appena entrati nel retto dell'asteroide. Oh no, lì non si entra! Senti, cara, vuoi vedere le immagini della mia colonscopia? E siamo arrivati al gran finale. L'inattraversabile labirinto di pietra. Va bene, cervello. Tu non piaci a me e io non piaccio a te. Ma facciamola questa cosa, così potrò tornare a sbomballarti con la birra. Affare fatto! No! 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 Finale commovente per Homer. Ma attenzione, Turanga Leela è ancora in corsa. Riuscirà ad arrivare al traguardo? Ce la faremo o moriremo provandoci. Ed ecco il momento della verità. Riusciranno a sopravvivere all'inattraversabile labirinto di pietra? E con un finale al cardiopalma, l'astronave della Planet Express vince ufficialmente la gara! Ringraziamo tutti voi per averci seguito fino a questa emozionante conclusione. Storyland. Il nostro meglio. La squadra 52 è pregata di fare la foto della centrale operativa. Ehi, Obi-Wan! Ciao, Peter. Mi dispiace per la gara. Ah, non preoccuparti.
Soltanto gli sciocchi tengono così tanto a queste cose frivole. Vittoria! Allora, come stai? È da molto tempo che non vediamo l'uomo ragno in giro. Sì, è da un po'. Ti trovi bene con Robin? Scherzi, lo conosco da quando ero bambino. È bello stare qui con lui quando non vuoi stare lì fuori. Va bene. L'importante, Peter, è che tu ora sia in pace con te stesso. Robin, questo è un messaggio urgente. La situazione si è aggravata e ho bisogno di usare i tuoi strumenti quanto prima. Scusa per il poco preavviso. Sono già in viaggio verso la tua stazione spaziale. Purtroppo abbiamo poco tempo. Comunque, Obi, senti, non ho mai capito perché dopo la nascita dell'impero ti sei fatto ancora chiamare Kenobi. No, ho cambiato nome. Ben Kenobi. Beh, no, Obi-Wan Kenobi e Ben Kenobi, insomma, sono lo stesso nome. No, sono nomi diversi. No, non è vero. Sì. No. Sì. Ti dico di no. Ho ragione io. Ok. Peter! Beh, è stato un piacere, signor Kenobi. Hera Syndulla sta già venendo qui, vuol dire che le osservazioni del suo team sono ancora più importanti di quanto immaginassi. Senti, Robin, mi dispiace, ma non voglio sapere nulla di cosa accade lì fuori. Sei sicuro che sia la scelta migliore? Io ho già fatto la mia parte. Ma non mi dire. Con i miei contributi. Pronto per la pensione? Ti chiedo solo di essere presente durante il briefing e ascoltare quello che ha da dire. Ascolta, Peter. Sta accadendo qualcosa in Storyland e questo riguarda tutti noi che siamo qui. E a cosa ti serve, Spider-Man? Peter, mi serve il tuo cuore. Mi serve sapere che sei in piedi. Vuoi davvero riaprire questa conversazione ora? Non ne parliamo da tanto tempo. La nostra amica sta arrivando. Ragazzi, Hera, è bello che tu sia qui. sono contenta di rivedervi. Vorrei solo che le circostanze fossero migliori. Oh, ma torneranno ad esserlo, ne sono certo. Robin, dobbiamo utilizzare i tuoi scanner ad ampio raggio per analizzare i dati raccolti dal nostro team. Nina, agli ordini. La tua voce metallica è come musica per me. Sto ridendo. Tanto. Ma il robot è sarcastico o non capisce l'ironia? Oh no, lei è sinceramente divertita, ma è in grado di esprimerlo soltanto con le parole. A proposito, Peter, Nina, Peter Parker. Tu sei Nina? Non sembri davvero un robot femmina. Perché? Oh no. Perché le mie sembianze non aderiscono ai canoni estetici standardizzati della cultura occidentale a cui fai inconsciamente riferimento? Cosa desideravi? Un involucro con la forma di Barbie? O forse perché non sono colorata di rosa? Ma sì, continuiamo a perpetrare questi stereotipi di genere completamente obsoleti. Complimenti, Peter Parker. Sempre meglio. Beh, le piaci tantissimo. Lei è fatta così. Possiamo andare ora? Il sistema è operativo. Trovato. Urge un briefing in privato. Allora,
Negli ultimi mesi la distruzione portata dalla tempesta è andata aumentando. Su tutto il pianeta si registrano sempre più casi. Non solo, abbiamo ricevuto testimonianze da tutti i pianeti del sistema solare di Storyland. Sì, attraverso la nostra accademia spaziale riceviamo un segnale direttamente dalle città. Dalle città? Di che si tratta? Una città è un insediamento umano esteso e stabile che si differenzia da un paese o un villaggio per dimensione, densità di popolazione, importanza o status legale. Il segnale è una richiesta di soccorso immediato. Chiunque abbia un trasporto veloce nelle vicinanze può provare a portare in salvo dalla tempesta quanta più gente possibile. E quei casi in cui è stata fermata? Sono veri? In base alle nostre osservazioni è qualcosa che accade raramente. 9 volte su 10 l'azione della tempesta risulta essere inarrestabile. Sì, la tempesta appare dal nulla e travolge ogni cosa, lasciando solo una scia di distruzione sul suo cammino. Di qualunque tipo di guerra si tratti, la stiamo perdendo. È un massacro. Ma i nostri studi hanno evidenziato un fattore ricorrente. Che tipo di fattore? Confrontando le nostre osservazioni del cosmo con le apparizioni della tempesta, abbiamo notato un fenomeno verificarsi ogni singola volta. Una fonte di energia che proviene dallo spazio profondo oltre il nostro sistema. La cui intensità accresce ad ogni manifestarsi della tempesta. Non può essere un caso. Ma quindi significa che... Ha un'origine. Quello che sta distruggendo il nostro mondo ha un'origine. Qualunque cosa si trovi lì deve essere la causa di tutto. E sapete dov'è? Adesso lo sappiamo. Grazie alla precisione dei tuoi strumenti abbiamo ristretto di molto il campo di ricerca. Guardate, la sorgente di energia indica queste coordinate spaziali. Ma secondo le carte stellari... Non c'è niente lì. Che cosa si nasconde? È quello che dobbiamo scoprire, subito. Robin, volevamo chiederti se c'è la... Sì, partiremo oggi con la mia astronave. La Zelda è la più adatta per un viaggio esplorativo del genere. Dovremo documentare tutto quello che scopriremo. Robin, io non partirò. Sto ridendo. Non è una battuta. Neanche voi dovreste partire. È un viaggio troppo pericoloso. Voi non sapete che cosa vi attende. Non lo so, dovreste almeno chiamare dei rinforzi. Non possiamo condurre un'operazione militare sul nulla. Spetta a noi raccogliere prove da mostrare a tutti. Cosa c'è che non va? Lo sai benissimo. Robin, il mio posto è qui, lontano da altre storie. E ci sono altre persone molto più adatte di me che possono occuparsi di cose del genere. Non mi riguarda più che cosa accade lì fuori. Sai, Peter, mi fai venire in mente nonno Osvaldo. Quando ero ragazzino, a casa mia c'era nonno Osvaldo ed era davvero un enorme piacere poter conversare con lui. C'era solo un problema, un dettaglio impossibile da ignorare: il suo alito pestilenziale. È vero. Era come se tutte le fogne del mondo si fossero concentrate nel suo cavo orale. Davvero una roba pazzesca. Nonno Osvaldo ha inventato le armi chimiche. Poteva annientare qualsiasi suo nemico con una facilità impressionante. Io non ho mai avuto il coraggio di dirglielo e ho risolto trattenendo il respiro. Qualcun altro doveva occuparsene, magari mia nonna. Perché non era un mio problema. Era un suo problema. Finché un giorno venne a trovarmi a casa una ragazza. Fabiana, mia compagna di classe, bellissima, capelli ricci, occhi sognanti. Ero follemente innamorato di lei e a un certo punto nonno Osvaldo appare accanto a lei. E accadde l'inevitabile. Inizia a parlarle a mezzo metro dalla faccia e le racconta per minuti interi la storia della mia famiglia. E così, boom! Addio ai capelli ricci di Fabiana. Al loro posto una sterpaglia arida e scolorita e i suoi occhi sognanti tramutati in vuoti e deserti oculi senz'anima. E così lei non venne più a casa mia per studiare insieme. E io persi le occasioni per corteggiarla. Ovviamente subito pensai che il colpevole fosse il nonno, ma solo dopo un po' compresi la lezione. La colpa era stata mia. Era compito mio risolvere il problema.
Avevo pensato che non riguardasse me finché non si è abbattuto su qualcuno a cui tenessi, tornandomi dritto in faccia. Nonno Osvaldo ci ricorda che se il mondo in cui viviamo ha un problema, allora noi abbiamo quel problema. Peter, devi esserci. Sarebbe grandioso. Sai cosa sarebbe grandioso? Che per una volta tu non mi dicessi che cosa fare, convinto di avere ragione e di sapere che cosa è meglio per me. Davvero, sarebbe molto apprezzato. Certo che voi umani avete una quantità notevole di orifizi maleodoranti. Peter? Sì, lo so. Il tuo cervello robotico cosa sta pensando? Da un punto di vista logico è così chiaro. C'è un problema, andiamo tutti a risolverlo. 2 più 2. Ma... sai, Nina, quando sei un essere umano, devi affrontare attacchi di panico, attacchi d'ansia e all'improvviso non funzioni più come vorresti. Non ho alcun tipo di interesse per quello che stai dicendo. Wow. Se vuoi posso simulare una reazione di estrema empatia nei tuoi confronti. No, ma... Voi esseri umani fingete continuamente. Pensavo potesse andarti bene. Ma no. Peter, mi dispiace così tanto per le tue difficoltà emotive. La vita da ragno deve essere molto complicata, vero? Ma sei stata programmata così sensibile? No, ho impiegato secoli per sviluppare queste efficienti doti comunicative. Comunque, mi ero portata nelle tue vicinanze per comunicarti che stiamo per partire. Abbiamo finito di preparare l'astronave con i nostri scanner. Ti lascio ai tuoi traumi esistenziali difficilmente comprensibili dall'esterno. Sì. Beh, abbi cura del tuo cocktail biologico. Peter, volevo solo dirti che ti capisco, so cosa significa. Quando tutti ti chiedono di andare avanti, ma tu hai lasciato troppo indietro e resti fermo. Quindi è giusto che tu prenda del tempo per te stesso e pensi a guarire. Sai, in molti non lo capiscono. Quando ti metti in gioco e salvi qualcuno, salvi anche te stesso. Ma quando non va e perdi qualcuno per colpa tua, non puoi tornare indietro. Ci sono pezzi di te che perdi per sempre, perché ci hai messo l'anima e resta quel vuoto dentro. E non puoi semplicemente non pensarci, non puoi fare finta che non esista. Ogni volta che penso a Spider-Man, vedo quel vuoto. E questo Robin non lo capisce. Vorrei che capisse che non sono una macchina, non funziono a comando. Lui insiste solo perché vorrebbe rivederti al massimo. Lo fa perché ti vuole bene. In te crede così tanto. Deve farlo anche quando resto fermo. E quando ne ho più bisogno.
bene, Nina. Aspetto la tua lettura sui motori appena sei pronta. Fusione nucleare pronta all'uso. Lettura coinvolgente e notevolmente calda. Robin, noi qui siamo pronti a partire quando vuoi. Bene, sembra che la gita stia per iniziare. Sì, beh, io darò una mano al vice direttore per la gestione della stazione appena smette di litigare. Mi raccomando, Peter, cerca di non andartene troppo in giro durante la mia assenza. Ma no, mi troverai sempre qui. Le signore mi aspettano. Check-up completo. È tutta tua, Era. Calcolo del percorso completato. Dovremmo arrivare tra 42 ore, se non troviamo traffico. Nina, pronta a dare potenza ai motori. Stiamo per uscire dal circuito. Vedrai che sarà un viaggio noioso. C'è qualcosa in arrivo. Il radar mostra un grosso oggetto in avvicinamento. Oh, grande. Beh, questo è inaspettato. Robin, perché c'è Capitano Uncino cartone animato a bordo di un veliero nello spazio che ci blocca la strada? Beh, sai, una volta che sei Peter Pan, sei sempre Peter Pan. E lo sei per tutti. Che dolce. Ho qui una cosina per te. Lo sa, vero, che non riusciamo a sentirlo da qui? No, a lui non importa. I cattivi spiegano i loro piani malvagi per principio. Ma proprio ora, alla nostra partenza. Beh, conoscendolo, avrà aspettato mesi che io uscissi. Consideralo un pegno del mio affetto. Oh, ma che carini! Oh. Annientatelo! Ne sono troppi! Dobbiamo seminarli in qualche modo. Gli asteroidi. Devi gareggiare nel circuito. Gli scudi non reggeranno ancora per molto. E va bene, gareggiamo!
È da poco che l'ho fatta verniciare. Non importa. Ci stanno ancora dietro. Nina, dai massima potenza ai motori. Togliela da tutti gli scudi. Proviamo con l'accelerazione totale. Vai! Acquisiamo vantaggio, ma nuovi oggetti in avvicinamento frontale. Tutti i droni sono su Spider-Man. Ma abbiamo ancora compagnia. Oh, ci ha abbordati! È sopra le nostre teste. È qui per me. Robin, ascolta, devi stare fermo. Lui vuole farti uscire allo scoperto. Non osi misurarti da uomo a uomo. Preferisci scappare come una vilissima mosca, vero? Trovo alquanto ingiusto antropomorfizzare una mosca e svilirla per un istinto di sopravvivenza del tutto naturale. Devi ignorarlo. Ma sarebbe maleducato non incontrare il nostro ospite. Ma sei sicuro, Robin? Non Robin. Peter Pan. Uncino! Arrenditi, è finita.
qualcosa da dire, moccioso? Il cattivo più figo resta Jafar. Così si fa! Grandiosi! Questa scena ha violato ogni legge esistente della fisica. Bellissimo! Allora che fai? Scendi a questa fermata oppure resti per la gita? Non lo so. Qualcuno deve salvartele le chiappe. Oh beh, guarda, andavo alla grande. Sì, sì, ho notato. Quindi che hai deciso? Calamite disattivate. Siamo liberi. Ehi Robin, mi ricevi? Ehi, possiamo ripartire. Siamo rientrati. Siamo? L'equipaggio sale a 4. Buondì, capitano. E adesso, per concludere la cena in bellezza, devi provare il dessert cucinato da Nina. Che diavolo è? Molluschi lunari lardellati croccanti con mango in osmosi in una spuma di zabaglione speziato. Molluschi? Lunari lardellati croccanti con mango in osmosi in una spuma... Sì, Nina, abbiamo capito. Nina sperimenta molto con il cibo. Sa essere molto creativa e originale. Non a caso trascorre moltissimo tempo chiusa in cucina. Non ci credo. Una come te chiusa in cucina? Nina, ti servirebbe davvero un sensore per il sarcasmo. Qualcuno l'ha già mangiato? Scherzi. Lo cucino regolarmente per la mensa della nostra Accademia Spaziale. Pensa che il dottor Manna, un alieno affascinante, ne mangia tantissimi, si riempie con gioia i suoi 4 stomaci. Sì, Nina, io ne ho uno. Vorrei continuare ad averlo. Quindi è questo. Non ti fidi di me? Non ti fidi del mio talento? Puoi ammetterlo, non c'è problema. No, va bene, mi fido. Guarda, Non farlo? Mi butto. Ah, ti avviso che per un umano può essere leggermente piccante. Sono un vulcano attivo. Non mi turba affatto. Sto ridendo. Allora, ti piace il dessert realizzato con tanta passione da Nina? Forse la mia totale assenza di papille gustative può incidere sulla percezione del piccante. No, ma dai, ci pare. È tutto perfettamente dosato. Complimenti vivissimi. Beh, dopo tutta l'azione di prima, serviva una bella doccia. Non sto ridendo perché, non avendo sensori olfattivi, mi mancano i mezzi per poter esperire il contesto nel quale ha senso la tua battuta. Nina? Puzzavamo.
Robin di più. Di molto. Senti chi parla. Cosa? Più che Spider-Man sei Fetoreman. Robin, in tutti questi anni ti ha sempre visto con la stessa tuta spaziale. Ne ho tantissime dello stesso modello. Ma non è per niente vero. Sì. No. Ti dico di sì. Le lavo una volta all'anno. Quanto? Chissà com'è la vostra puzza. Incredibile, che tensione, che imprevedibilità quantistica. Presa. Sì, primo punto, parte la remontada. Che incommensurabile tensione, il mio sistema si surriscalda tutto. No, ma sei seria? Mi vedi ridere? Gioca. Pari, pari. Nina, che personaggio. Non ti ho mai chiesto da dove salta fuori lei. Beh, che io sappia non deriva da nessuna storia precedente. Era già qui da molto tempo quando sono arrivata io. Comunque, com'è la tisana? Non piccante. Robin, guarda che non devi restare traumatizzato dalla convivenza con Nina. Alla fine è una bella compagnia, soprattutto se sopravvivi alla sua cucina. Attenzione, il batticuore sale. Tu non hai un cuore. Oh, grazie, me lo dicono in molti. E... 5, capisci? 5. Nulla come questo gioco. Beh, lo sai che i videogiochi hanno fatto passi in avanti rispetto a questo, vero? Sciocchezze. Questo prodotto è il picco dell'esperienza videoludica nell'universo. Comunque, ascolta. Forse stiamo andando nel posto più pericoloso dell'universo. Quando le cose si metteranno male... Sì, le cose si metteranno male. Avrò bisogno della tua fiducia totale. Sento di avere un dovere. Il dovere di fare tutto il necessario. Peter questo non lo capisce, a differenza tua. Lo sai, mi sono sempre fidata del tuo giudizio. Bene, non smettere adesso. Ma anche tu devi essere fiducioso. A volte è nelle situazioni peggiori che si può dare il meglio. E vedrai che anche Peter capirà cosa è giusto fare. Ora è meglio riposare. Comunque, come arma finale c'è sempre il dessert di Nina. Allora, bambini, per la buonanotte di oggi torniamo a parlare della rivolta della grande carestia. I contadini soffrivano la fame, tutto il popolo era affamato, l'odio verso i potenti era sempre più forte. C'era voglia di sangue. E allora lì il discorso è la rovina di questo regno è tutto l'apparato della giustizia. Quindi ammazziamo tutti i giudici, ammazziamo tutti gli avvocati, tutti i giurati. Ma i potenti richiamano i mercenari per difendersi e scatta il massacro. E allora via con le decapitazioni, squartamenti, sgozzamenti, sfracellamenti, impiccagioni. Insomma, dovunque ti giravi c'era da ammazzare qualcuno. Praticamente il mio sogno di sempre. E quindi, bambini, c'è il lieto fine. La carestia finisce. Perché tutti sono morti. Buonanotte. Robin, ci siamo. Vieni in cabina. La rotta è giusta, le coordinate sono corrette. Qualsiasi cosa sia, è davanti a noi. Dove sono le stelle? C'è qualcosa che blocca la luce. È ancora molto lontano, ma è gigantesco. Nina, elabora questa visuale con uno spettro magnetico invertito. Sì. Proiettala a schermo intero. Eccola.
Vado a svegliare Peter. Dobbiamo parlare. Appare come un enorme ammasso di gas, massima larghezza 24.000 km, anche se i suoi confini sembrano essere in costante mutamento. Nessuno dei nostri strumenti riesce a vedere oltre. È imperscrutabile dall'esterno. Da qui non possiamo fare nulla. Va bene, non c'è molta scelta. Ci entriamo e scopriamo cos'è che si nasconde lì. Che cosa? Entrare lì dentro? Peter, è quello che serve. La missione è inutile se adesso non riusciamo a raccogliere informazioni specifiche. Ma è troppo rischioso. Potrebbe distruggerci. Allora cosa proponi? Di restare a guardare quando Storyland scompare? Perché torni ancora su questo discorso, Robin? Perché non smettiamo mai di essere responsabili del mondo che ci circonda, Peter. Non mi interessa. Ma sì, chi se ne frega? L'indifferenza non è un superpotere che ti può rendere indistruttibile. Non sei più forte e duro degli altri soltanto perché ci tieni meno degli altri. Ma che non c'entra niente voler essere forti. E allora smettila di essere immobile quando puoi scattare in avanti e muoverti e fare la differenza. Noi qui siamo riuniti perché possiamo apportare un contributo significativo con le nostre scoperte e non possiamo perdere tempo a restare fermi. Quindi smettila di perdere tempo, Peter. Smettila di sprecare le occasioni per dare senso alla tua vita. E pensi che andare a morire lì dentro aiuti? Quanti pezzi rotti devo ancora avere dentro di me affinché io possa finalmente essere all'altezza delle tue aspettative? Robin? Quanto deve fare male? Quanto ancora deve fare male? Sei così accecato dalla tua retorica che non ti accorgi che la realtà è diversa da come la vuoi vedere. Quello che vale per te non vale anche per me. Quindi smettila di dirmi che cosa devo fare. Sono stanco. Sono stanco di ricordare ogni situazione dove ho dato tutto per riavere indietro troppo poco. Ho perso già abbastanza. Senti, possiamo tornare indietro insieme. Alla stazione, a casa nostra, Robin. Lì è dove sono al mio meglio. Noi siamo al nostro meglio quando aiutiamo gli altri, Peter, non quando chiudiamo le porte. Se non riesci a capirmi, non abbiamo altro da dirci. Hai ragione, ragazzo. Nina, andiamo. Tracciamo la rotta. Allora, a questa velocità dovremmo impattare tra 1 ora e 42 minuti. Non conoscendo nulla dell'ammasso, un punto di contatto vale l'altro. Tatticamente non vi è alcuna differenza. Non credi? Esatto. Comunque, rotta impostata. Cioè, si tratta di andare diritto. Non c'era molto da impostare. Sì, ottimo lavoro. Nina, puoi andare ad esaminare le riserve di carburante? Perché mai dovrei farlo? Ho già eseguito un controllo accurato prima di partire. Allora pensa a farne uno nuovo? Ho la vaga impressione che tu stia desiderando la mia assenza in questo preciso momento. Nina, ma per favore, a volte dici cose senza senso. Effettuerò adesso un ulteriore controllo del carburante. Grazie, Nina. Lo so che cosa pensi. Potevo gestirla meglio. Robin, Peter prima ci ha salvati ed è salito a bordo di questa nave. Ma tutte quelle ferite per cui soffre non può lasciarle indietro.
Vorrei solo che vedesse quello che vedo io ogni volta che lo guardo. Quella forza, quell'energia, quella bellezza. Ma non riesco mai a comunicare in modo efficace. Non ascolta. Lui ti ascolta. Sei così importante per lui. Sei il papà che non ha mai avuto. Che responsabilità. Sai, Robin, quando ero nella ribellione per combattere l'impero, ho avuto una famiglia speciale, unita dalla voglia di combattere per la libertà. E più combattevamo, più cresceva la paura di perderla. E ho disperatamente cercato di mantenere il controllo su tutto. Ma comunque non mi ha impedito di perdere chi amavo. Non possiamo decidere per le storie degli altri, Robin. Possiamo soltanto fare la nostra parte al meglio possibile e sperare che basti. Ma è proprio questo il punto, Hera. Quando ami qualcuno così tanto come se fosse tuo figlio, vuoi impegnarti al massimo per rendere il mondo migliore. Ma non esiste nessun mondo migliore se non diventiamo la versione migliore possibile di noi stessi. Tutti, nessuno escluso dal compito. Vivere a questo mondo è un gioco di squadra. È per questo che sono terrorizzato da quell'oscurità laggiù. Perché lì dentro vedo il peggio di tutti noi. Vedo me che cedo alla rassegnazione, tu che smetti di volare. Noi che ci accontentiamo delle macerie, sempre più al ribasso, dimenticandoci com'è che si costruisce. Per questo è la cosa giusta da fare. Andarci contro. Perché non può finire così. Dobbiamo urlare all'universo che non finirà così. Sai, potrei trasformare il reattore nucleare alle tue spalle in una bomba. Ma non mi dire. O rimuovere le protezioni per le radiazioni. Così i tuoi profondi, complessi drammi emotivi durerebbero molto poco. Va bene, dai, su, dillo, avanti. Io sono una creatura banale, decisamente troppo succube delle emozioni. Te l'ho già detto, devi avere cura del tuo cocktail biologico, capisci? Ok. Sono attiva da 3200 anni, 32 secoli. Ho fatto parte di così tante famiglie, tante storie, tante vite. Sai cos'è che tutte loro hanno avuto in comune? Che cosa? Sono finite. La somma dei loro drammi, dei loro tormenti, non ha mai prodotto un risultato differente. Avete così poco tempo e lo sprecate continuamente. So che quello che stai provando ora ti sembra infinito, ma nulla di quello che sei è progettato per durare in eterno. Neanche il dolore. Stai davvero facendo la sentimentale? Cosa? Nina, dovresti dirmi che nulla ha senso e che la vita è inutile. Certo che è inutile. È tutto fondamentalmente inutile. Quindi, Peter, scegli l'inutile che ti fa stare bene. Minuti e 13 secondi all'impatto. Nina, sposta tutta la potenza agli scudi frontali. Il viaggio potrebbe durare molto poco. Esiguo.
Adesso abbiamo lo 0,5% di probabilità in più di non essere disintegrati all'impatto. Vuoi sapere a quanto ammontano in totale? No, adesso preferisco avere l'effetto sorpresa. 2 minuti e 45. Dov'è Robin? Robin, 105 secondi all'impatto. ...50 secondi all'impatto. Ci siamo quasi. Nina, non fare finta di sospirare così da aumentare il dramma. Ok, scusa. Era, qualsiasi cosa accada, non smettere di volare in avanti. 25 secondi all'impatto. Ancora nessuna scansione. Stando ai calcoli non c'è assolutamente nulla davanti a noi. Stiamo per entrare nel vuoto totale. 10 secondi. Reggetevi. 5, 4, 3, 2, 1. Nina, lettura! Gli scudi sono al 60% di potenza. Se questa pressione continua, non dureremo ancora per molto. Scudi sotto al 50%. Era, possiamo ancora tornare indietro. Ce la facciamo! Anche tu lo percepisci, Robin? Tutto questo dolore, questo freddo. Avanti, Era. Coraggio. Strumenti operativi. Sto scansionando tutto il pianeta. Cerca di andare più vicino ancora. Ricevo una mole di dati impressionanti.
ci ha visto. Si è accorta di noi. Ho bisogno di molto più tempo per terminare le analisi. Che cosa facciamo? È immensa, mai vista così. Se non possiamo avere altro tempo, allora scappiamo via. L'acquisizione incompleta dei dati è preferibile alla disintegrazione nella tempesta. Ritiriamoci. Per i dati, quanto tempo serve? 2 minuti e 45 secondi. No, non finisce così. Era, che fa? Gareggiamo! Nina, piena potenza ai motori! Temperatura esterna in rapido aumento. Stiamo subendo danni. È bollente. Nina, siamo sopravvissuti al tuo dessert. Ce la possiamo fare. Che c'entra quello? Ma cosa ridete? Stiamo per essere annientati. Nina, ridi anche tu. Va bene. Sto ridendo. Sto ridendo. Ancora 30 secondi. Finito. Analisi completata. Inviala subito alla stazione. Non posso. La trasmissione dei dati non parte. Le comunicazioni con l'esterno sono in qualche modo bloccate. Dobbiamo uscire da questa dimensione. Con piacere! Ci siamo quasi! Sì, inizia ad arrivare segnale. Continua così. Non riesco più a controllarla! Che succede? Gravi danni ai motori. Sono inutilizzabili. Usiamo l'astronave di salvataggio. Non c'è tempo! Sganciala per dopo! Che ottimista!
come stai? Sono stato decisamente meglio. Funzioni ancora? Sì. Bravo. Che facciamo adesso? Allora, l'analisi effettuata è ricca di informazioni fondamentali. Conosciamo la composizione dello strato gassoso esterno che protegge il pianeta. Con queste conoscenze, una qualsiasi astronave può prepararsi adeguatamente e assicurarsi un ingresso sicuro in questa dimensione. Il che significa che potenzialmente tutte le forze di Storyland possono arrivare qui. Non solo, ancora più importante è la scansione del pianeta. Ha rivelato una precisa sorgente energetica, un picco di intensità, unico in tutta questa dimensione. È lì che si dovrebbe arrivare. Se c'è una risposta sulla natura di questo fenomeno e se c'è una possibilità di fermarlo, è lì che si trova. Peccato che quella tempesta distrugge tutto. A proposito, perché non ci attacca più? Probabilmente l'abbiamo solo infastidita con la nostra presenza e ci ha scacciati via come si fa con un moscerino. Non siamo una minaccia per lei. Bene. Peccato che senza comunicazioni non possiamo inviare richieste di soccorso. Quindi, comunque, siamo condannati a morire di fame. E Non poi... pensare solo allo scenario peggiore. Possiamo ancora trovare una soluzione che funzioni per tutti noi. Io non muoio di fame. Ma mi scaricherei dopo qualche anno e mi annoio a restare sola. Dobbiamo ripartire in qualche modo e così inviare la comunicazione. Ma è impossibile. I motori della Zelda sono fuori uso e l'astronave di salvataggio non è attrezzata per questo tipo di comunicazioni. La porterò io. Cosa? Posso usare i razzi della mia tuta spaziale per spostare la Zelda e portarla fuori da questa dimensione, così da far partire tutte le nostre comunicazioni. Considerando la bassa gravità e la potenza massima dei miei razzi, può essere fattibile. Anche se riuscissi a raggiungere una distanza sufficiente, alla fine ci sarebbe comunque la tempesta. Pur sfruttando al massimo la velocità dei tuoi razzi, ti raggiungerebbe e ti spazzerebbe via. Non riusciresti a fare ritorno qui. No, non tornerò. Siamo partiti per capire come salvare Storyland. E ora forse c'è una possibilità. Ed è più importante di me. No, Robin. Ci deve essere un'altra soluzione. Ho già deciso. È la scelta più logica. Ma avresti comunque bisogno di qualcuno nella nave per far partire la comunicazione al primo momento utile. O qualcuna. Cosa? Nina, no! In realtà mi riferivo a te. Sto ridendo. Certo che tocca a me. È il mio posto quello. E comunque mi stavo piuttosto annoiando ormai. Bene, farò in modo di indirizzare il messaggio verso tutti i pianeti del sistema. Aspettate. Non deve finire così. Che cosa ti ho chiesto? Di fidarmi di te, Robin. Nina, un'altra cosa. Puoi armare il reattore nucleare della Zelda? Certo, usando tutto il carburante posso renderlo una bomba di notevole potenza, ma non credo farà molto contro la tempesta. Non è per quello, è per mandare un segnale. Vedi, non mi bastano le analisi e le coordinate. Voglio che tutti possano vedere dove si trova questo orribile luogo che si nasconde come un tumore, anche solo per un attimo. Quando saremo a distanza di sicurezza, per Hera e Peter, tu farai detonare la bomba. Mi sono sempre piaciute le uscite di scena ad effetto. Hera, ci sono molte provviste per 2 persone nell'astronave di salvataggio. Avrete più di un mese per attendere i soccorsi. Se verrà qualcuno. Ma certo che verrà. È tutto qui?
Bene. Divertiti. Peter! Vado a preparare tutto. Peter. Peter. Abbi cura del tuo cocktail biologico. Robin, mi ricevi? Ti arriva la mia voce? Sempre dritto al cuore. Faccio un ultimo check-up degli strumenti di comunicazione, poi sarò operativa. Voglio assicurarmi che sia tutto perfetto quando arriverà il momento. Ti sento stranamente agitata. Ah sì? Scusami, è soltanto la prima volta che mi capita di schiattare. Vai, Peter, vai. Non tutti abbiamo avuto la possibilità di dire addio. Vai, o te ne pentirai. Check-up concluso. Possiamo decollare quando vuoi. Puoi andare via! Non lo capisci? Robin? Che cosa succede? Non mi interessa dell'universo se non ci sei tu dentro. Forte. Forte. Il tuo cuore è più forte di quanto immagini. Devi lasciarmi andare. E io sarò con te ogni volta che ci crederai. Ogni volta. Avrei solo voluto
avere molto più tempo. Ma resterà sempre meraviglioso quello che abbiamo avuto. Bene, ottima angolazione. Continua così. Abbiamo già compagnia. Va bene, aziono la massima potenza. Inizio a ricevere segnale. Manca poco. Forza! L'energia si sta esaurendo. Ci siamo. Segnale massimo. Comunicazione avviata. Brava. Tutti i messaggi inviati. Possiamo procedere con la detonazione. Sto per essere disintegrata in un nanosecondo mentre cerco di salvare il mondo. È uno dei momenti più belli della mia esistenza. Immagina i peggiori. Riesco a intravedere le stelle. Bellezza alle porte della morte. Cos'è questa sensazione? Speranza. Robin, sto sorridendo. Anche io. Grazie per il viaggio.
mio capitano. Secondo te, qualcuno lì fuori ha ascoltato il nostro messaggio? Qualcuno ha visto? Qualcuno arriverà qui? Non lo so, Peter. Possiamo solo sperare. Sperare? Non voglio sperare. No, voglio crederci.